Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti proponiamo un quiz di letteratura italiana. Metti alla prova la tua conoscenza con 30 domande suddivise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Solo i veri appassionati riusciranno a rispondere correttamente a tutte. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Quale poeta scrisse l'infinito? Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi compose l'Infinito nel 1819. Uno dei testi più celebri della poesia italiana. Quale titolo usava originariamente Dante per la Divina Commedia? Commedia? Dante chiamava l'opera semplicemente commedia. L'aggettivo divina fu aggiunto da Boccaccio successivamente. Chi scrisse Il Principe? Niccolò Machiavelli. Machiavelli pubblicò Il Principe nel 1513, trattato politico realistico ancora molto studiato. Come si chiama il protagonista de I Promessi Sposi? Renzo Tramaglino è il protagonista maschile del romanzo di Manzoni, insieme a Lucia. Chi è l'autore dell'Orlando Furioso? Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto pubblicò l'Orlando Furioso nel 1516, poema epico cavalleresco in ottave. In quale secolo visse Francesco Petrarca? Nel XIV secolo. Petrarca visse nel 300, tra il 1304 e il 1374, ed è noto per il canzoniere. Quale autore è noto per il Decameron? Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio scrisse il Decameron, una raccolta di 100 novelle narrate da 10 giovani durante la peste del 1348. Cosa rappresentano Beatrice e Laura rispettivamente per Dante e Petrarca? Muse ideali. Beatrice e Laura sono figure ideali e spirituali che ispirarono i due poeti nella loro opera. Chi ha scritto Uno, Nessuno e 100.000? Luigi Pirandello. È un romanzo ed è una delle opere più importanti di Luigi Pirandello. 1925. Quale dei seguenti romanzi è stato scritto da Carlo Collodi? Pinocchio. Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino,
È un romanzo per ragazzi scritto da Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, pubblicato a puntate tra il 1881 e il 1883. Difficoltà media. A quale corrente letteraria appartiene Gabriele D'Annunzio? Il decadentismo. D'Annunzio è una delle figure principali del decadentismo, corrente che esalta l'estetismo e la crisi dei valori borghesi. In quale opera Foscolo inserisce il celebre sonetto a Giacinto? Nella raccolta Poesie? A Giacinto fa parte della raccolta Poesie, pubblicata nel 1803. Chi scrisse racconti ambientati nel mondo contadino siciliano? Giovanni Verga. Giovanni Verga è il massimo esponente del verismo, movimento che rappresenta la realtà in modo crudo e oggettivo. Quale poeta italiano combatté nella Prima Guerra Mondiale? Giuseppe Ungaretti. Ungaretti combatté sul fronte del Carso e la sua poesia fu profondamente influenzata dall'esperienza della guerra. Chi è l'autore del Sentiero dei nidi di ragno? Italo Calvino. Italo Calvino scrisse il romanzo nel 1947, ambientandolo in Liguria durante la Resistenza italiana. Con quale romanzo esordì Italo Svevo? Una vita. Una vita è il primo romanzo di Svevo, pubblicato nel 1892, con protagonista Alfonso Nitti. Quale sentimento domina la poesia di Giovanni Pascoli? Il dolore cosmico. Il dolore cosmico è il senso di smarrimento e fragilità dell'uomo di fronte all'universo, tema centrale della poetica pascoliana. Chi è il protagonista di Uno? Nessuno è 100.000. Vitangelo Moscarda. In Uno, Nessuno è 100.000, Pirandello esplora il tema dell'identità attraverso la crisi del protagonista Vitangelo Moscarda. Cosa ha scritto Giuseppe Tomasi di Lampedusa? Il Gattopardo? Il Gattopardo, il suo unico romanzo, fu pubblicato dopo la sua morte e racconta il declino dell'aristocrazia siciliana nel Risorgimento. Chi non è stato premiato con il Nobel per la letteratura? Umberto Eco. Umberto Eco fu un autore di fama mondiale. Nonostante il suo notevole contributo alla cultura, non ricevette mai il Nobel, a differenza degli altri tre. Difficoltà alta.
Quale autore scrisse poesie anche in dialetto triestino? Umberto Saba? Umberto Saba, noto per il canzoniere, scrisse anche versi in dialetto, esprimendo l'identità complessa della sua Trieste. Qual è il tema principale del romanzo La coscienza di Zeno? La crisi d'identità. Zeno Cosini è un antieroe moderno, attraverso cui Svevo indaga l'inconscio e la malattia dell'anima. Quale autore scrisse il romanzo Cristo si è fermato a Eboli? Carlo Levi. Pubblicato nel 1945, il libro racconta l'esperienza dell'esilio politico di Carlo Levi, in una Lucania poverissima. Quale autore scrisse i Canti Orfici? Dino Campana. Dino Campana pubblicò I Canti Orfici nel 1914, opera visionaria e fortemente sperimentale. Chi fu l'autore del Trionfo della Morte? Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio pubblicò Il Trionfo della Morte nel 1894, carico di simbolismo e tematiche decadenti. Ei fu, siccome immobile, è l'inizio di quale opera? Il 5 maggio. Il 5 maggio è un'ode scritta da Alessandro Manzoni nel 1821, subito dopo la morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta il 5 maggio dello stesso anno. La poesia celebra la grandezza e la caduta dell'imperatore, riflettendo sulla gloria terrena e sulla giustizia divina. Chi è l'autrice di Lettera a un bambino mai nato? Oriana Fallaci. Oriana Fallaci scrisse questa toccante riflessione sul tema dell'aborto e della maternità, dando voce a una donna che parla al figlio che non nascerà. Chi compose la raccolta di poesie La vita non è sogno? Salvatore Quasimodo. La vita non è sogno è la settima raccolta di poesie di Salvatore Quasimodo, pubblicata nel 1949. Chi scrisse La cognizione del dolore? Carlo Emilio Gadda. Nel romanzo, cupo e incompiuto, Gadda usa uno stile complesso per esplorare il rapporto madre-figlio. Quale poetessa visse in manicomio? Alda Merini. Alda Merini, figura centrale della poesia del Novecento, trasformò il dolore e la follia in poesia intensa e spirituale, spesso ispirata dai suoi anni in ospedale psichiatrico. Come è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace,
Iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, sei solo all'inizio di un viaggio straordinario nella letteratura italiana. Continua a leggere, le grandi storie ti aspettano. Se hai fatto da 11 a 20 punti, hai già un buon bagaglio culturale e dimostri passione. Con un po' di impegno, diventerai un vero maestro della letteratura. Se hai fatto da 21 a 30 punti, sei un vero esperto. La letteratura italiana non ha segreti per te. Complimenti, un risultato da autentico maestro della letteratura. Grazie per aver partecipato. Speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!